Il mondo intero è scioccato dalla morte di Navalny. Qual è la sua prima reazione? Chi ritiene responsabile? È stato come quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Razionalmente era possibile, ma dal punto di vista emotivo era difficile da credere. Alexei era un politico di grande talento, un uomo molto coraggioso che avrebbe potuto svolgere un ruolo molto importante nel futuro della Russia. Il fatto che sia stato il regime a ucciderlo, lui è il secondo leader dell'opposizione a essere ucciso dal regime, il primo è stato il mio amico Boris Nemtsov, dimostra la vera faccia di questo regime, che è un regime assolutamente malavitoso. Trovo molto difficile immaginare come si possa negoziare con un regime del genere su qualsiasi cosa da una posizione di debolezza. Noi dobbiamo dire con chiarezza che negoziare con questo regime illegittimo è possibile soltanto da una posizione di forza. Quindi lei considera Putin direttamente responsabile di quello che è accaduto? Senza alcun dubbio, se il leader di un paese prima avvelena il suo avversario, poi lo fa arrestare, poi lo spedisce all'estremo nord e poi improvvisamente il suo avversario muore, dopo essersi presentato il giorno prima in perfetta salute dinanzi al giudice, beh, la versione secondo cui è successo tutto per puro caso e non vi è nessuno da incolpare non ha nessuna credibilità. E adesso come pensa si debba reagire? L'opposizione russa risponderà scendendo in piazza a Mosca o nel giorno delle elezioni o nel giorno del funerale di Alexei Navalny, sempre che questo funerale ci sarà. Perché temo che il regime semplicemente non permetterà che questo funerale si tenga. Per quanto riguarda la risposta dell'Occidente, spero davvero che davanti a tutto venga posto il destino dei prigionieri politici rimasti in Russia. Fra questi ci sono gli altri due compagni di Boris Nemtsov, ovvero Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. È il loro destino che deve davvero preoccupare l'Occidente. Io spero proprio che al Cremlino venga chiesto che questi prigionieri politici vengano rilasciati al più presto. Spero anche che il risultato di questo processo porti finalmente tutti a comprendere meglio l'essenza di questo regime e che le cosiddette elezioni del presidente Putin non portino al riconoscimento della sua legittimità da parte dell'Occidente. L'Occidente deve dire a se stesso e al mondo intero che noi non possiamo riconoscere quell'uomo, non possiamo negoziare seriamente con lui quando lui si dichiara vincitore. Let me thank you first, Mikhail Khodorkovsky, for the time you're giving us. Lasci che la ringrazi per il tempo che ci sta dedicando in un giorno così particolare. Abbiamo parlato della morte di Alexei Navalny. Proviamo adesso a mettere le cose in prospettiva. C'è una connessione tra quello che avviene oggi e il fatto che fra un mese ci saranno le elezioni in Russia? Lei vede un legame tra le due cose? Non vorrei stabilire un collegamento del genere, ma devo farlo. Il legame è evidente. All'inizio era stata nominata candidata alla presidenza una deputata poco conosciuta, Ekaterina Donzova. Non le è stato permesso di raccogliere le firme necessarie a partecipare alle elezioni, ma era chiaro che migliaia di persone in tutto il paese erano pronti a sostenerla. Poi invece hanno consentito la candidatura di un deputato più servile.
Boris Nadeždin. In Russia, per candidarsi alla presidenza, bisogna raccogliere un certo numero di firme e a lui è stato permesso. E tutti sapevano che si trattava di una persona totalmente dipendente dalle autorità. Ma nonostante questo, è bastato che dicesse una cosa contro la guerra e subito centinaia di migliaia di russi si sono messi in fila per chiedere la sua candidatura. Così, dopo aver visto così tanta gente dell'opposizione, il Cremlino ha avuto paura. Lui è stato estromesso, ma loro non volevano rischiare e allora Navalny è stato ucciso. E in questa situazione, quale crede dovrebbe essere la risposta dell'Occidente e del resto del mondo alle elezioni in Russia? Noi sappiamo che nelle cosiddette elezioni che si terranno tra un mese, nessuno conterà i voti. Loro scriveranno semplicemente il numero di voti che Putin deciderà di ottenere. Quindi la cosa più importante per noi, per l'opposizione, è aiutare le persone a prendere coscienza del fatto che non solo ognuno di loro individualmente è contro Putin, ma che nell'insieme loro rappresentano la maggioranza in Russia. Infatti, Boris Nadeždin in soli 10 giorni è passato da 0 a oltre il 10% dei consensi nei sondaggi. E quindi noi siamo fiduciosi che in molti risponderanno al nostro appello e si presenteranno alle ore 12 dell'ultimo giorno di votazioni dimostrando l'uno all'altro di essere contro Putin. E questo sarà l'inizio della fine del regime. E speriamo davvero che i paesi occidentali, che per tanto tempo hanno solo osservato quello che sta accadendo in Russia, trovino finalmente la forza di negare qualsiasi riconoscimento a ciò che Putin rappresenta. Nel 2018, nonostante ci fosse stata l'annessione della Crimea, l'Occidente ha riconosciuto la legittimità di quelle elezioni. Di fatto le ha riconosciute e si è congratulato con Putin per la sua vittoria. Il suo ringraziamento è arrivato nel 2022 con l'aggressione su larga scala. Ora anche i territori annessi parteciperanno a queste elezioni di Putin. Quindi se l'Occidente ancora una volta farà finta di nulla, allora non sappiamo chi sarà il prossimo. And by the way, one of your reactions today Dopo la notizia della morte di Navalny, ha postato un tweet nel quale ha chiamato in causa Elon Musk e Tucker Carlson. Elon Musk, il grande imprenditore proprietario di X e Starlink, e Tucker Carlson, il giornalista che pochi giorni fa ha intervistato Putin. Gli ha domandato: e adesso cosa avete da dire? Voglio dire che io sono un sostenitore della libertà di parola. Se qualcuno crede che Putin sia degno di parole gentili, allora ha il diritto di esprimerlo. Ma se personaggi famosi dicono di essere pronti a comprendere e accettare Putin e quello che fa, allora si devono assumere la loro responsabilità e dire che cosa pensano di quello che fa. In questo caso, devono dire cosa pensano dell'omicidio del suo avversario politico. Ed è il secondo diretto avversario politico eliminato, non il primo. Lei pensa che se Vladimir Putin uscisse rafforzato dalle proprie elezioni, si spingerebbe ancora più in là nel conflitto in Ucraina? Mi sembra che gli occidentali non comprendano ancora appieno che la guerra bussa alle loro porte. Se la macchina da guerra di Putin non viene fermata in Ucraina,
La prossima volta toccherà i paesi baltici. Andranno in fiamme i Balcani. Accadrà qualcosa in Moldova o chissà dove. Putin non si fermerà perché la guerra nella sua vita politica è una costante. È già accaduto 4 volte. È il suo modo di conservare il potere. Quando ha bisogno di consolidare il consenso, comincia una guerra. Lo farà anche per la 5ª volta. Finché Putin sarà vivo, non ci sarà pace nel continente europeo. Questo bisogna capire. Mikhail Khodorkovsky, perché lei dice che non vede una postura abbastanza forte, decisa da parte dell'Occidente? Io la vedo dal punto di vista economico, proprio per via della mia formazione. Quando è iniziata la guerra, sapevamo che il prodotto interno lordo russo era 10 volte inferiore a quello europeo. E ci aspettavamo che in poco tempo l'industria europea avrebbe fornito all'Ucraina un vantaggio in armamenti. Sono passati 2 anni e siamo rimasti allo stesso punto. Perché? Dobbiamo pensare che l'Europa, con un PIL più alto, non abbia un'industria bellica adeguata? L'Europa produce le armi per l'esportazione. Ci sono gli stabilimenti di produzione, ma non funzionano a pieno regime. Perché? Perché non c'è la volontà politica. L'Europa non comprende che la guerra bussa anche alle sue porte. Dunque lei considera il sostegno all'Ucraina fondamentale per l'Europa e il suo futuro? Questo è un punto importante perché non si tratta solo di una guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma una guerra tra la dittatura e i paesi democratici. Non si tratta solo di Ucraina, ma di intera Europa. La guerra è a casa vostra. Senta, lei conosce molto bene Vladimir Putin. Siete stati seduti a lungo allo stesso tavolo. Sì, ma era 20 anni fa. Nevertheless, you know him. And Ma secondo lei ci sarà un momento in cui deciderà di fermarsi? O andrà avanti fino alla fine solo per mantenere il proprio potere? Penso di avere un'idea abbastanza chiara di che tipo è Vladimir Putin. Grazie a lui ho passato 10 anni in prigione con persone come lui. Questi sono banditi. Sono come le iene. Sono attratte dalla debolezza. Se dai l'impressione di essere debole, continuano ad aggredirti. Ma se dimostri che sei forte, ti evitano. Pensa che lui stia facendo i suoi calcoli? Per esempio, aspettare l'esito delle elezioni negli Stati Uniti? Certo che lo fa. Naturalmente non è un pazzo. In un certo modo è pragmatico, a modo suo. Quale circostanza potrebbe favorirlo? Lui ritiene che l'ascesa al potere di Trump in America porterà a una spaccatura all'interno della NATO. E che quindi la NATO si indebolirà? Sì, lui crede che ci sarà una spaccatura anche all'interno dell'America e questo la renderà più debole. Ed è anche convinto che se attaccherà gradualmente i paesi europei della NATO, a cominciare dai paesi baltici, la NATO non risponderà e si dissolverà. È una persona pragmatica. Ciò non significa che vuole raggiungere la manica.
ma significa che crede di poter dettare la sua volontà a molti paesi europei. Quello che conta per lui adesso è che tutto ciò gli consentirà di mantenere il potere in Russia. He is so determined to eliminate everybody. Putin è così determinato a eliminare qualsiasi oppositore, anche con lei. Ha iniziato 20 anni fa mandandola in prigione. First of all, you've been very strong. Lei si è dimostrato forte, era una delle persone più potenti del paese e si è trovato a vivere dentro una detenzione durissima. Come ce l'ha fatta? È importante capire che in Occidente esisteva il mito sul potere politico degli imprenditori in Russia. Eravamo chiamati oligarchi, ma ripensandoci, magari lo fossimo stati. Noi credevamo di vivere in un paese che stava gradualmente diventando democratico e pensavamo di poterci occupare dei nostri affari, cioè di business. Io non sono mai stato coinvolto in alcun processo politico come imprenditore. Non perché avessi paura. Personalmente ho partecipato a 2 scontri armati nelle strade di Mosca nel 1991 e nel 1993. Poi ho preso parte agli eventi del 1996, ma non ho mai coinvolto la mia azienda, perché ritenevo che non fosse giusto. Putin E Putin lo sapeva che stava attaccando solo un imprenditore, anche se con idee democratiche, ma non un politico. But he did it anyway. Ma lei poi lo è diventato comunque. Io politico lo sono diventato in prigione. Prima non avrei mai pensato a un ruolo del genere. E anche adesso, in generale, non mi sento un politico. Mi sento una persona pubblica che semplicemente non desidera e non vuole tollerare quello che sta accadendo nel suo paese. It's a reality that, È un dato di fatto che Putin la consideri uno dei suoi peggiori nemici. Out there. And in a day like this, Come vive la sua vita quotidiana? how you live your daily life? Это только люди, живущие. Soltanto chi vive nella tranquilla prosperità del mondo occidentale Забыли, что их жизнь обеспечивают dimentica che la propria vita другие люди, профессии. dipende da molte altre persone che rischiano la vita come me. Quindi la considera solo una professione pericolosa? My profession very dangerous. Sì, per tutta la vita ho svolto professioni pericolose. Was very dangerous. In my previous life, I was. In passato ho lavorato come operaio in una fabbrica militare. It was dangerous enough. Abbastanza pericoloso, no? Then I was. Poi ho fatto l'imprenditore in luoghi e momenti piuttosto rischiosi. Dangerous time. Accetta che il rischio faccia parte della propria vita. Certamente, e la mia famiglia ci pensa, ma fa parte della mia vita e cercherò di andare avanti finché sarà possibile. In una giornata come oggi, quale tipo di messaggio lei vuole lasciare all'Europa, all'Occidente, al resto del mondo, a chi oggi è solidale con voi? Il regime di Putin è pericoloso, non solo per i cittadini russi. Bisogna capirlo una volta per tutte.